Buongiorno ragazzi, come sempre benvenuti sul canale Slot Car Tech. Spesso mi sento dire che preparare le vetture per competere oppure migliorare le prestazioni dei singoli componenti può anche essere una cosa tralasciata, perché tanto è il dito a fare gran parte del lavoro. Questo potrebbe anche in linea di massima essere vero, perché chiaramente ci sono piloti più bravi e piloti meno bravi. Però vi assicuro che preparare una vettura al top delle prestazioni con tutti i componenti preparati a dovere migliora sicuramente anche la vostra guida. E oggi andiamo a scoprire, ad esempio, quanto può essere importante migliorare la scorrevolezza dei cuscinetti. Per farlo ci appoggiamo a questa Corvette C5R di RevoSlot che ha ben 4 cuscinetti, 2 nell'assale anteriore, 2 sull'assale posteriore, ma davvero lavorare su questi componenti può aumentare le prestazioni del componente stesso? Scopriamoli insieme in questo nuovo video. Qui con me ho questa splendida Corvette C5R di RevoSlot che ci aiuterà a capire se davvero tutto il tempo utilizzato per la preparazione delle vetture è comunque tempo perso oppure porta a dei risultati tangibili. Vi ho detto in apertura di video che andremo a vedere ad esempio i cuscinetti a sfera, perché questa vettura ne ha ben 4 e gestiscono i 2 assali anteriori e posteriori. Ma partiamo subito dal caso pratico. Andiamo a vedere come girano i cuscinetti posizionati sulle ruote anteriori di questa vettura con la nostra macchina appena tolta dalla confezione. Prima di fare la prova voglio farvi vedere come è stato installato l'assale anteriore. Come vedete è un assale libero di girare, non ha praticamente basculamento laterale e non ha chiaramente basculamento in alto e in basso, perché in questo caso i cuscinetti sono fissati su 2 supporti che hanno un unico foro che non si può andare a modificare. In questo modo, utilizzando questa vettura, la prova è veramente inconfutabile. Siamo arrivati al momento di far girare questo assale anteriore e vedere come girano i cuscinetti. La prova più semplice che possiamo fare è dare semplicemente un colpo con il nostro dito e vedere quanto gira l'assale anteriore. Come vedete si è praticamente fermato quasi subito. Questo non perché il nostro assale non gira, ma semplicemente perché questi cuscinetti non sono ancora stati trattati. E allora andiamo adesso a smontare, lo facciamo insieme per farvi vedere che non c'è trucco, non c'è inganno. Andiamo a smontare questi cuscinetti, li laviamo, li puliamo, li andiamo ad oliare, li rimettiamo al loro posto senza modificare praticamente nulla. Ci sarebbero altri lavori da fare, ma noi oggi ci vogliamo solo ed esclusivamente occupare dei cuscinetti e poi ripeteremo questa prova, così andremo a capire se davvero il tempo impiegato per le preparazioni delle vetture porta a dei risultati oppure no. Partiamo dunque dallo smontaggio della carrozzeria da questo telaio. Ricordiamo che RevoSlot per tutte le sue vetture utilizza un telaio metallico, quindi non è il classico telaio di plastica a cui siamo abituati. Per smontare la carrozzeria ci basterà semplicemente andare a svitare queste 4 viti che si trovano ai lati e poi ci troveremo in mano la nostra carrozzeria. Svitate le viti, le andiamo a togliere, le posizioniamo sul nostro tavolo, ecco qua, tutte e 4. Lasciamo per un attimo da parte la carrozzeria, che la posizioniamo qui sul tavolo, e questo è il telaio. Come vedete, un telaio decisamente molto semplice. Noi andremo ad occuparci di questi 2 cuscinetti, uno da questa parte e l'altro da quest'altra parte. Non voglio toccare assolutamente nulla, anzi ripetiamo la prova anche adesso che abbiamo tolto la carrozzeria, così siamo veramente sicuri che niente possa andare ad interferire. Quindi anche in questo caso vado a dare 2 o 3 colpetti con il mio dito sulle ruote anteriori e come vedete il movimento di questi si ferma praticamente subito. Cosa facciamo adesso? Andiamo a togliere la nostra brugolina che ci va a fissare il cerchio da una parte, lo andiamo a sfilare, togliamo anche il distanziale in ottone, come vedete da questa parte è già venuto via anche un cuscinetto, qui andiamo ad appoggiare il nostro assale anteriore e poi andiamo a togliere
anche l'altro cuscinetto. Se non viene via ci aiutiamo tranquillamente con la nostra brugolina e andiamo a togliere anche il secondo cuscinetto. Ora questi due cuscinetti andiamo semplicemente a pulirli immergendoli in benzina Zippo. Prendiamo quindi un contenitore, prendiamo la nostra benzina Zippo e andiamo a metterne un po' all'interno del contenitore, in questo modo. Dopodiché andiamo ad immergere i nostri due cuscinetti. Chiudiamo il contenitore affinché non vada via la benzina Zippo, non vada sul nostro tappetino, e poi andiamo a pulire i nostri cuscinetti con dei movimenti affinché possano andare a togliere tutto ciò che hanno all'interno come sporcizia. C'è da dire che i cuscinetti dovrebbero essere lasciati in immersione almeno per un'oretta, in modo tale che possano andare a sciogliere tutte le eventuali impurità che si trovano all'interno. Ma noi lasciamoli anche meno, infatti io li scuoto un po' a destra e a sinistra in modo da velocizzare un po' la procedura, soprattutto per farvi vedere un po' quello che succede. Una volta che abbiamo lasciato i nostri cuscinetti a bagno per circa un'oretta, andremo poi comunque a scuoterli e troveremo sicuramente la nostra benzina Zippo di un colore leggermente diverso, leggermente più scuro. Diciamo che già qui un po' si nota, lo notiamo, non tanto, dalla telecamera non si vede tantissimo, però vi assicuro che un pelino più scura già la nostra benzina lo è diventata. A questo punto andiamo semplicemente a togliere i cuscinetti dal nostro contenitore e li andiamo ad adagiare su un po' di carta assorbente, perché dobbiamo chiaramente farli asciugare. Quindi li andiamo ad appoggiare sulla nostra carta e poi andiamo a cercare di pulirli e di asciugarli il più possibile. Non mi accontento mai della semplice asciugatura così fatta con la carta. Io normalmente li vado ad infilare poi su un altro assale di recupero e mediante l'utilizzo di un accendino vado a dargli fuoco in modo tale da riuscire a togliere ancora tutti gli altri residui di benzina Zippo. Mi raccomando di fare attenzione con questa procedura perché chiaramente di benzina ce n'è sicuramente poca, però è infiammabile, quindi fate sempre molta attenzione. Come vedete c'è un po' di fiammella perché effettivamente un po' di benzina rimane comunque all'interno. Riposo i miei cuscinetti sulla mia carta assorbente, aspetto giusto il tempo che si raffreddino perché comunque essendo di materiale ferroso chiaramente questi con la fiamma vanno a surriscaldarsi, li asciugo ben bene, più di quanto non siano già stati fatti, e poi procedo con il rimontaggio di questi cuscinetti direttamente sulla vettura. Ecco qua il primo ed ecco qua il secondo cuscinetto. A questo punto vado a rimontare l'assale sulla vettura. Rivado a mettere il distanziale, il primo distanziale, eccoci qui, vado anche a mettere il secondo distanziale, vado a posizionare l'altra ruota e vado così a richiudere la ruota. Mi raccomando di serrare il giusto, non troppo. Mi raccomando di non serrare neanche troppo chiuse le due ruote in modo tale da bloccare l'assale anteriore. Come vedete abbiamo fatto un buon lavoro e possiamo adesso andare a vedere semplicemente con questa pulizia quello che è cambiato. Vedete come i nostri cuscinetti adesso scorrono decisamente di più. Vedete quindi come basta veramente molto poco per andare a migliorare le prestazioni di ogni componente che già è installato sulla propria vettura. Alle volte si cerca di andare a recuperare componenti particolarmente più performanti, senza però preoccuparci che già quelli che abbiamo in dotazione alle vetture stesse possono essere preparati e dunque essere migliorati. Per dargli ancora un ulteriore tocco di fluidità possiamo andare a aggiungere una leggerissima goccia di olio in modo tale che questi vadano fondamentalmente ad essere lubrificati e non girano sull'asciutto.
E vedete dunque che il nostro assale anteriore e quindi i nostri due cuscinetti sono quindi pronti per scendere in pista. Ragazzi, avete visto quindi come è facile migliorare le proprie vetture. Beh, tutto quello che si fa sulle vetture serve? Assolutamente sì. Tutto quello che viene fatto con un unico scopo, ovvero migliorare le prestazioni. Ogni singolo componente può essere migliorato e avete visto, vi siete resi conto con quanta facilità si può migliorare un componente e quanto meglio questo può andare rispetto allo stesso di primo montaggio. Mi raccomando, provateci anche voi, provate con altri componenti e poi fatemi sapere nei commenti cosa avete fatto, come vi siete trovati e se la vostra vettura è diventata più performante. Nel frattempo, se avete trovato interessante il contenuto di questo video, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale, noi ci diamo come sempre appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.